Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi guiderò attraverso una serie di consigli essenziali per iniziare al meglio la vostra avventura su Kingdom Come Deliverance 2. Non preoccupatevi, eviterò qualsiasi spoiler sulle missioni o sulla trama principale. Se siete interessati a dettagli sulle statistiche, abilità o la creazione del personaggio, farò poi un video dedicato che potete trovare poi qui sotto nella descrizione il link. Il mio primo consiglio riguarda il viaggio rapido. In questo gioco potete spostarvi velocemente cliccando semplicemente sulle icone blu che troverete in mappa, o una volta che però avete scoperto determinate località. Assicuratevi di esplorare a fondo le città e i villaggi per sbloccare tutti i punti dei viaggi rapidi, rendendo gli spostamenti così nel vasto mondo di Boema molto più efficienti. All'inizio del gioco potreste avere difficoltà a trovare un posto dove dormire. Potete riposare nelle taverne o nelle locande, pagando per un letto, oppure cercare accampamenti lungo la strada. Spesso sono anche segnati sulla mappa una volta sempre che li avete scoperti. Ricordate che dormire è essenziale per mantenere le vostre statistiche al meglio e per salvare poi i vostri progressi. Se avete bisogno di oro, nelle fasi iniziali partecipare a gare di tiro con l'arco è un'ottima soluzione. Queste competizioni non solo vi permetteranno di guadagnare denaro, ma anche di migliorare la vostra abilità con l'arco, che può essere difficile da andare a allenare in combattimenti reali. Quindi cercate le gare nei villaggi dedicateci del tempo per ottenere così ricompense preziose. Per poi tutto il discorso di come andare a fare i soldi ho fatto un video apposito, quindi mi raccomando guardate tutta la playlist di questo gioco così trovate tutte le videoguide. Le vostre armi da mischia si andranno a deteriorare ovviamente ogni volta che ne farete uso, riducendo così il danno. Utilizzate le mole presenti all'interno delle città per andare a filare le vostre armi in maniera totalmente gratuita. All'inizio il processo potrebbe richiedere tempo a causa delle basse abilità, ma con la pratica diventerete più efficienti, risparmiando denaro che altrimenti spenderesti poi dai fabbri. Un altro consiglio molto interessante vi posso dare è quando dovete aspettare che arrivi un determinato momento della giornata per una missione, invece di passare il tempo inutilmente stando fermi, vi consiglio di aprire il vostro inventario e leggere i libri. La lettura vi permette di migliorare le abilità o statistiche che potrebbero essere trascurate, come per esempio l'erboristeria o l'eloquenza. Assicuratevi di avere sempre con voi dei libri da leggere durante questi periodi. Lo scassinamento può essere complicato almeno all'inizio, quindi vi consiglio di andare a visitare il mugnaio Peshek, che si trova vicino al mulino di Ratay, nella parte sud-occidentale della mappa. Lui vi fornirà una lezione introduttiva sullo scassinamento e alcuni ingredienti. Praticate stocaste semplici per migliorare le vostre abilità e preparatevi ad affrontare serrature più complesse nel futuro. Anche qui probabilmente farò un video più specifico. Un altro consiglio molto importante è di fare attenzione alla freschezza del cibo all'interno del vostro inventario. Consumare cibo variato può causare intossicazione alimentare, influenzando così negativamente le vostre statistiche. Quindi preferite cibi secchi che durano molto più a lungo o utilizzate gli seccatoi per andare a conservare gli alimenti freschi. Ricordate che il cibo essiccato ritornerà automaticamente nel vostro inventario una volta che sarà pronto. La qualità delle vostre armi e armature influisce sul danno e protezione. Pezzi dello stesso tipo possono avere qualità diverse, quindi cercate sempre l'equipaggiamento di qualità superiore per andare a massimizzare le vostre prestazioni in combattimento. Inoltre alcune varianti dello stesso pezzo di armatura possono offrire bonus aggiuntivi, come per esempio carisma più elevato, quindi state molto attenti a confrontarle. Dunque ragazzi, ricordatevi che andare ad affrontare un accampamento nemico è sempre molto pericoloso, quindi vi consiglio di andare prima di attaccare a salvare la partita utilizzando la modalità che ci permette di fare questa cosa. Quindi
magari se servirà farò anche un video come riuscire a fare questa operazione. Inoltre considerate l'eliminazione furtiva di almeno un nemico per ridurre il numero di avversari da affrontare direttamente. Equipaggiate un pugnale per eseguire l'eliminazione silenziosa e sfruttate l'elemento sorpresa. Nel combattimento, invece di limitarsi a parare e contrattaccare, potete anticipare l'attacco nemico con un colpo caricato. Questo può interrompere l'attacco avversario e quindi darvi un bel vantaggio. Contro i nemici pesanti corazzati considerate l'uso di armi contundenti, come per esempio possono essere le mazze o i martelli, che sono più efficaci nella penetratura dell'armatura. Dunque ragazzi, spero che questi consigli vi aiutino a iniziare al meglio la vostra avventura in questo gioco. Ricordate che l'attenzione ai dettagli e la preparazione sono veramente fondamentali per riuscire a sopravvivere e a prosperare nella Boemia medievale. Se avete comunque altri suggerimenti o domande, ovviamente come sempre vi invito a farli qui sotto. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale attivando tutte le campanelle, perché ovviamente arriveranno nuovi video estremamente interessanti.